Buongiorno amici del canale. Questo signore qua sotto è veramente un vecchietto. Pensate che è un mobile del 700, metà 700. Lo si può notare dalla sua fattezza, dalle curve, dalle gambine e dagli anni che si porta il legno. Ovviamente è stato sistemato leggermente perché il piano era completamente staccato, c'era molta muffa all'interno, molti perni erano completamente usurati, rovinati. Abbiamo fatto veramente un lavoro di ripristino della struttura non indifferente. Però stava per andare al macero perché l'antiquario che ce l'aveva lo avrebbe destrutturato per utilizzare i suoi pezzi per aggiustare altri mobili. E quindi era impossibile salvarlo, restaurarlo, ci sarebbe troppo lavoro da fare per un restauratore. Per questo motivo ho deciso di colorarlo. Solitamente quando si parla di mobili così antichi non sono molto felice di colorarli, vorrei mantenere la loro patina intatta, ma qui la patina non c'è più, forse è stato anche lasciato all'acqua un bel po'. Voglio proprio mettere in evidenza le sue forme, la sua antichità, i suoi anni, ma dargli una nuova vita in modo che possa stare in una bella casa che lo accolga e gli voglio dare almeno altri 100 anni di vita. Quindi non mi frega assolutamente di togliere i tarli, i buchi dei tarli. I tarli sono già stati debellati, ma i buchi dei tarli ci sono, hanno scavato, ci sono delle gallerie enormi, le lasciamo, addirittura le sue chiusure sono ancora originali e funzionano ancora, quindi perfette. Voglio proprio mettere in evidenza le forme e anche le rovinature. Mi raccomando, quando avete tra le mani un mobile del genere fatelo periziare, se non può essere salvato datelo al restyling, sicuramente avrà una seconda vita meravigliosa. Oggi Royal Green, un verde elegantissimo, cremosissimo, ma sotto una bella mano di clear sand, con le mie anticature e scrostature metterò in rilievo le forme, ma lo alleggerirò molto perché è bello grande. Prima, alla base, craquelé, delle crepettine che creeranno ancora più autenticità al mio mobile. Andiamo. Parto mettendo sulla base il liquido craquelé, che non è un liquido, quasi un gel, una crema. Perché? Perché voglio che screpolino tutte le mani di pittura che andrò a mettere su questo mobile, visto che poi alla fine farò un'anticatura che le metterà ancora di più in rilievo. La pittura vecchia è per forza un po' scrostata, un pelino screpolata, quindi se vogliamo renderlo veramente autentico bisogna lavorare prima, in precedenza, alla base. Utilizzate un pennellozzo vecchio, mi raccomando, non un pennello bello nuovo, e utilizzate questo metodo, intingete, scaricate e picchiettate. Ricordate che più craquelé mettete, più la crepa è evidente, e ricordate anche che il metodo in cui lo stendete fa la differenza, fa una crepa più grande o più piccola. Io qua voglio una crepa piccola e autentica, quindi tampono così. In tutti i punti in cui volete che il craquelé faccia il suo lavoro di screpolatura, lo mettete. In questo caso io ne metto un bel po' per il semplice fatto che ho un legno quasi grezzo, l'hanno lasciato alla pioggia e quindi in alcuni punti ha veramente perso tutta la protezione che aveva. Quindi cosa succede? Questo legno grezzo beve il craquelé, lo assorbe, quindi ne rimarrà poco in superficie, poco per screpolare la vernice che metteremo dopo. Quindi metto un po' di più. E ora sta a vostra discrezione, il craquelé è una cosa che viene naturalmente, non viene ovunque, quindi sta a voi capire dove mettere il craquelé. Adesso io qua voglio intensificarlo nelle assi e devo proprio fare un lavoro autentico. Vado a lavorare anche sui nodi del legno. Sulle crepe, sulle gallerie dei tarli che sono eccezionali. E aumento
la screpolatura anche qua, perché è molto rovinato e vorrei che risaltassero queste rovinature. Ho lasciato asciugare bene il mio craquelé su tutta la superficie. Preferisco non forzare molto l'asciugatura del craquelé con il foam perché spesso può fare delle bollicine. A me non dispiacciono, ma dipende un po' dal restyling. Ora inizio a spalmare una mano di Royal Green su tutta la superficie. La spalmo pura, anche se il legno è grezzo e potrebbe assorbire un po'. Il Royal Green è un ottimo colore, meraviglioso, e ricordate una cosa ancora più bella, è molto coprente, quindi con una mano e qualche ritocco solitamente si è già al pronto. Quindi la stenderò, ma non con la solita pennellata perfetta. Qui non voglio la pennellata perfetta, qua voglio una pennellata disomogenea che vada a enfatizzare proprio tutte le regolarità. In questo momento è importante partire dal sopra, in modo che io mi renda conto come reagisce il legno, come beve il legno, come assorbe, come dona tonalità, nel senso che sicuramente in alcuni punti si vedranno ancora tutte le modenature del legno, i buchi dei tarli ovviamente e le crepe. Io con la pittura vorrei proprio farli risaltare ancora di più, quindi partite dal punto più evidente, non dai laterali, non dalle gambe, ma dalla parte più importante, dalle parti più evidenti. Come vedete, in questo punto si vedono moltissimo le gallerie dei tarli. Io le lascio, non vado a coprirle troppo con il pennello e il colore ovviamente, perché mi piace che si vedano. Il trucco per stendere bene la pittura quando si ha una base con il craquelé è dipingere, stendere la pittura come in questo momento sto facendo io e poi andarsene via, non ripassare più, perché il craquelé sta già lavorando per crepare la pittura e se voi ci tornate su andate a spostarlo, meglio evitare. Quindi vedete, senza troppa precisione, si colora, si stende e si va su, basta, non si ripassa. Ricordate sempre, per un lavoro ben preciso, mi raccomando, di mascherare i cassetti. Su questo cassettino si possono vedere i classici incastri della struttura del cassetto al frontalino fatti a coda di rondine. Questa è proprio una peculiarità dei mobili molto vecchi, venivano proprio fatti in questo modo per far sì che il legno, anche gonfiandosi e restringendosi in base alle temperature, perché il legno si muove, non si spaccasse. Infatti queste insenature sono fantastiche perché fanno proprio, lasciano proprio il legno libero di avere la sua mobilità e non si spaccano mai. La prima mano di colore è completamente asciutta, è uscito fuori un craquelé molto bello, molto naturale, che sicuramente sarà enfatizzato dall'anticatura che farò fra un pochino. Sono molto soddisfatta di questo colore anche perché con una sola mano ha coperto definitivamente, è veramente un risultato pazzesco. Ora voglio dare un po' di movimento creando un bicolore sulle modanature, nelle porte, nella parte superiore del cassettone, nella parte laterale e nella parte sottostante.
sicuramente donerà un po' di movimento perché questo mobile è molto grande, quindi per renderlo più leggero è proprio il caso di dare un bicolore. Utilizzerò il Clear Sand, che è un avorio, non è assolutamente un bianco e non tende al giallo, un colore molto bello. Utilizzato in purezza coprirà benissimo e basterà una sola mano. Se non dovesse bastare, date una seconda mano. Utilizzate dei pennellini piccoli, come quelli che noi vendiamo nel kit. Ricordate, ci sono sia a punta piatta, come questi, che a punta. Io solitamente quelli a punta li utilizzo per altri tipi di ritocco pittorico. Per fare le modellature, molto meglio un pennello piatto. Se passando il pennellino sbavate, nessun problema. Recuperate subito panettino in microfibra umido e si passa sulla superficie. Ho fatto asciugare il mio mobilone tutta una notte. È importante far asciugare bene, soprattutto quando ci sono quei mobili così grandi, così assorbenti. Vedrete che le crepettine sono state, diciamo, anche un pochettino amplificate dall'asciugatura. Più asciuga lentamente e più queste crepettine vengono messe in evidenza. Ovviamente ho steso solo una mano di Royal Green e solo una passata del nostro Clear Sand per fare le bordure. Basta, sono due colori estremamente coprenti, non servono altre passate. Ora, tecnica bellissima, antichizzeremo con un lavaggio creato ad hoc per questo colore, per questa patina. Io miscelo 3 colori, è una patina che voglio creare così. Sappiate che il lavaggio, l'anticante, si può fare anche solo con un colore. Spesso vi consiglio un colore scuro perché va a mettere in evidenza un pochettino tutti i fregi, i bassorilievi, ok? Io in questo momento metterò un po' di vintage, che è il mio marrone molto elegante. Ne devo fare abbastanza perché mi deve bastare per tutto il mobile. E poi metterò un goccino di Lucky Forest, il nuovo verde Magic Paint, un verde molto profondo, e lo faccio perché voglio dare un po' di morbidezza a questo lavaggio. E pochissimo Nuit Parisienne, che è il mio nero. Questo lo faccio per dare un po' di forza. Li miscelo, guardo bene che colore ne viene fuori, se mi piace, perché posso ancora modificarlo senza problemi. Mi piace molto. E ora aggiungo un po' di acqua. Ricordate, più acqua mettete, più ovviamente diluite il colore. Il lavaggio può essere fatto con diverse intensità di colore, quindi non per forza ci deve essere una percentuale di lavaggio ben specificata. Può essere un lavaggio al 100%, quindi 100% di acqua dentro, o può essere anche un lavaggio con il 20-30% di acqua. Ovviamente se mettete meno acqua tinge di più. I colori, una volta che mettete l'acqua, cambieranno leggermente, quindi se volete modificarli siete ancora in tempo. Un consiglio che vi do è non fate mai lavaggio sui mobili senza guanti, perché la pittura si attacca alle mani e non si stacca più. Spesso la pittura diluita è peggio della pittura pura. Dovete quindi mettervi un bel paio di guanti comodi e poi tenere vicino un panno in microfibra e un secchio con dell'acqua. Questo perché? Perché se per caso vedete che ha tinto troppo, l'acqua vi aiuterà a eliminare più facilmente il lavaggio con l'acqua.
Apro una parentesi. Questo tipo di tecnica rende bene quando si hanno dei bassorilievi, degli intagli, degli intarsi, dei fregi o comunque una superficie materica o con la pittura stesa a pennello. Se mi andate a fare una porta dove stendete la pittura a rullo e poi pensate di anticare con un lavaggio, non serve a nulla, il lavaggio non si va ad aggrappare a nulla, ok? È una tecnica da utilizzare se si ha una base materica, è una tecnica anticante. Non si può rappresentare questa tecnica su una superficie perfetta, liscia, impalpabile. Decidete come volete stendere la pittura, che cosa volete realizzare, cosa vi piace, lì capite che tecnica rappresentare. Il lavaggio può essere fatto sia con un panno asciutto che con un panno umido. Ovviamente il panno umido toglie più colore che rimane sulla superficie. Attenzione a una cosa, prendete sempre dei pannetti vecchi, brutti, usurati, quelli che non usate più per fare le pulizie e ricordatevi sempre che hanno doppio pelo, di qua è più lungo, di qua è più corto. Quello più lungo toglie di più, quello più corto toglie molto di meno, quindi in base a questa cosa voi toglierete, antichizzerete di più o di meno. Io adesso utilizzo un po' di acqua calda, non cambia nulla, calda e fredda, ma fa freddo, e strizzo bene bene bene. Ricordatevi che un lavaggio si fa con un panno strizzatissimo. Più acqua mettete nel lavaggio e nella spugna e più rischiate di far scollare tutto. Ultima precisazione, il lavaggio va fatto dopo essersi esercitati, non si parte a fare il lavaggio su un'intera cucina, su una porta d'ingresso, si parte facendosi le ossa su una cornice, su un comodino, ok? Una volta che avete capito come funziona questa tecnica, poi la rappresentate su un altro tipo di restyling più importante, va bene? Mi raccomando, prima di partire con il lavaggio, ricordatevi che la mistura che avete fatto con i colori deve sempre essere molto miscelata, quindi girate sempre molto bene, tenetela sempre in movimento, in modo che tutti i colori che voi avete messo per creare la vostra tintura lavante siano belli miscelati. Io faccio la mia base anticata a piccoli pezzi, così mi rendo conto come tinge. Non parto stendendola su tutto il mobile in quarta. Più tempo la lascio qua, più tinge. Se la togliete subito, tinge meno. Tenetevi vicino una spugnettina abrasiva, media o fine. Spiumacciatela un pochetto in modo che diventi molto più morbida all'utilizzo. E quando avete tolto, quando vi sembra abbastanza leggero il lavaggio per i vostri gusti, non c'è un'intensità da rispettare, unite le due tecniche. Mentre il lavaggio è ancora umido, fate questo. E alleggerite creando questa amarezzatura. La potete ottenere molto più facilmente se la fate quando il supporto è umido. E se il supporto è asciutto, non viene bene. Nel frattempo faccio anche un leggerissimo décapé. Grattando metto in evidenza alcuni punti. Togliendo la polvere in eccesso ora, vedremo tutte le anticature che ha creato la spugnettina abrasiva sulla base, anticata e con il lavaggio. Un ultimo dettaglio per creare un'anticatura ancora più realistica. Pennellone, io in questo caso utilizzo un King, con le setole molto fitte. Prendete un po' di lavaggio,
Scolate il più possibile. Con dei piccoli schizzi di vernice andiamo proprio a far risultare la superficie quasi schizzata da vecchie vernici dimenticate. E create una specie di anticatura, una moscatura. Deve sembrare molto realistico, quindi le gocce devono essere fini, delicate e messe nel giusto modo. La moscatura solitamente può essere più riservata, come in questo caso scura, dello stesso tono del lavaggio, o anche fatta con schizzi più chiari. Quindi valutate voi. Io dopo farò un dry brush e farò una moscatura leggermente più chiara. Guardate che meraviglia che sarà quest'antina con tutto il suo craquelé, tutte le sue crepettine. Saranno veramente ben miscelate al lavaggio. Non deve essere una tecnica fine a se stessa, non si deve vedere il craquelé, si deve vedere il craquelé miscelato al lavaggio, miscelato all'anticatura, miscelato alla moscatura. L'anticatura di un mobile come questo è perfetta quando sembra veramente, veramente una patina originale. Avete visto che differenza dal cassettino anticato alla struttura? Bella, ma semplicemente colorata. È questo un po' quello che fanno tutti i procedimenti e le tecniche. Mettere in risalto una vera patina da ciò che invece è semplicemente una tinteggiatura. Guardate in questo punto, le crepe, la moscatura, la leggera anticatura sul bordino, tutto va a creare la perfezione di una patina veramente, veramente antica. Ultimo dettaglio molto delicato, una leggerissima moscatura anche chiara. Ho preso 2 cucchiai di clear sand e li ho miscelati con un cucchiaio di acqua, pennellone King, scolo e procedo. La profondità donata da queste piccole gocce è incomparabile. La parte chiara va a risaltare sulla sfumatura anticante, si vede, ma è molto molto originale. È arrivata l'ora di proteggere il mio vecchietto, un bellissimo vecchietto che con questa patina secondo me avrà ancora davanti a sé tantissimi anni. Lo proteggiamo con la cera Jasmine, una cera veramente eccezionale, lo renderà oltre che protetto antigraffio, lo nutre, lo idrata, lo renderà luminoso e vellutato. Pennellone, carichiamo, scarichiamo l'eccesso perché mettere poca cera è il metodo migliore per proteggere meglio il mobile e strofiniamolo bene. Se riuscite, stendete la cera sia in orizzontale che in verticale, ricordate sempre, in modo da sigillare bene tutta la superficie.
Restyling ultimato. Ci ho lavorato su quasi 2 giorni. Non è un mobile da prendere alla leggera, non è un restyling da prendere alla leggera. Bisogna partire con tutti i prodotti necessari, calcolare bene i tempi di asciugatura, calcolare bene che tutto il procedimento deve essere fatto bene, pezzo per pezzo, ok? Quindi il mio consiglio è, prima di iniziare a fare un restyling del genere, esercitatevi su delle tavolette, su delle cornici, su un piccolo mobile, un qualcosa che non vi dia tanta importanza, a cui non date tanta importanza. Sono veramente felice di aver salvato un pezzo come questo, perché sarebbe veramente andato al macero, sarebbe stato proprio smantellato e utilizzato per restaurare altri suoi colleghi dell'epoca. Ed è bellissimo il fatto di creare un restyling del genere, poterlo salvare e dargli almeno altri 100 anni di vita. Almeno. Mi raccomando, non fatelo su pezzi del 600, 700, se per caso li avete, in buono stato. Vanno fatti valutare e decidete coscientemente cosa fare dei vostri mobili, d'accordo? Ditemi nei commenti se vi è piaciuto, fatemi sapere se le moscature le trovate di vostro piacimento, a me sono piaciute tantissimo. Al prossimo restyling e spero di trovare un altro vecchietto bello così. Ciao!